Who are you, and what does your organization represent in the context of industrial innovation? Prom Facility è un laboratorio che sviluppa prototipi nell'ambito della meccatronica. Abbiamo sviluppato questo laboratorio su un'idea che coinvolgeva vari attori del nostro territorio, a partire dall'Università di Trento, dalla Fondazione Bruno Kessler e dall'Associazione degli Industriali di Confindustria, per andare a colmare delle necessità delle aziende nell'ambito dell'innovazione e dello sviluppo prodotto. Quindi qualche anno fa, tramite un investimento di fondi europei convogliati sul polo della meccatronica di Rovereto, la Trentino Sviluppo ha deciso di aprire una nuova attività, una nuova business unit, che permettesse di fornire dei servizi ad alto valore aggiunto alle imprese del territorio per sviluppare prodotti meccatronici innovativi. Per fare questo abbiamo fatto appunto con i nostri partner un sondaggio sulle necessità, e una delle tecnologie più innovative e più importanti per poter sviluppare velocemente i nuovi prodotti è e rimane la stampa 3D, quindi tutto il mondo della cosiddetta additive manufacturing, ovvero quel mondo che permette di fare della manifattura avanzata tramite l'aggiunta di materiale strato su strato, invece che lavorando in sottrazione, e quindi partendo da un blocco pieno e andando poi a togliere materiale per creare la forma dell'oggetto desiderato, come un po' quello che succede nell'ambito della scultura o comunque delle attività manifatturiere che caratterizzano l'uomo fin dall'albore dei tempi. La stampa 3D è più collegata ad un approccio più tipico della natura, quindi come cresce un albero, come cresce un essere umano, come può crescere per esempio una foglia, così la stampa 3D fa crescere un oggetto strato su strato, con la possibilità anche di integrare delle strutture complesse all'interno di queste forme. Questo laboratorio quindi è nato con l'esigenza di avere una forte connotazione e di competenza di macchinari sull'additive manufacturing, ma per fare che cosa? Per dare dei servizi a valore aggiunto nell'ambito della prototipazione e dello sviluppo prodotto delle aziende. Quindi attorno al nucleo dell'additive manufacturing ci sono tutta una serie di macchinari e competenze che permettono al laboratorio di fornire delle soluzioni alle aziende che vengono a chiedere di risolvere dei problemi proprio per andare a sviluppare nuovi prodotti. Quindi parliamo sia dell'ambito della metrologia che dell'ambito del design, della progettazione, della simulazione, del testing, tutte queste attività, o anche delle lavorazioni meccaniche per sottrazione, quindi con la tecnologia convenzionale, ovvero torni, frese, taglio laser. Quindi avere tutta questa complessità all'interno del laboratorio ci permette di poter dare servizi a valore aggiunto all'interno appunto dello sviluppo prodotto nell'ambito della meccatronica, e questo ci ha permesso anche di approcciare a dei progetti di ricerca e sviluppo più ampi che vanno al di là del nostro territorio, quindi con aziende che stanno sul territorio nazionale, ma ancora di più in un ambito europeo. E questo è proprio il caso anche del coinvolgimento che abbiamo avuto con il progetto 3DOP, che va esattamente nella logica proprio della mission del nostro laboratorio, quindi lavorare direttamente o assieme ad altri partner per poter portare l'additive manufacturing all'interno dei processi produttivi delle aziende. Why did you choose to participate in the Diameter project? Nel progetto Diameter abbiamo continuato un'attività che abbiamo iniziato con un precedente progetto europeo denominato 3DOP, che appunto aveva come mission quella di portare sempre di più in alcuni settori tecnici verticali, come il dentale, come il metallo, come l'operation management, l'additive manufacturing all'interno delle piccole e medie imprese soprattutto. Quindi noi siamo stati coinvolti in questo progetto con molti partner europei, erano più di 30, ed è stato proprio recentemente completato, proprio per portare alcune delle nostre attività caratteristiche, fra cui la riparazione di oggetti ad alto valore aggiunto industriali, invece che andare a dismetterli
poterli recuperare andando a ripararli. Parlo per esempio di valvole industriali, parlo di oggetti di stampi per esempio, che hanno un valore molto elevato e che se hanno un problema di riparazione non possono essere attualmente riparati se non manualmente e con piccole attività semi-artigianali, diciamo. La possibilità di utilizzare l'additive manufacturing o macchinari complessi come quello che ho alle mie spalle permette di aggiungere materiale e andare a fare delle riparazioni. Ovviamente poi il processo è un po' più complesso, ma magari lo possiamo approfondire successivamente. Nel progetto Diameter abbiamo avuto la possibilità di portare a un valore ancora più elevato questa esperienza, perché possiamo portare all'interno della collaborazione i parametri che vengono utilizzati dai nostri macchinari, dalle nostre competenze, proprio per fare questo tipo di attività di riparazione. Quindi in questo caso il focus non è più sulla parte tecnica di realizzazione dell'oggetto, ma sui parametri che vengono utilizzati dalla macchina e dall'operatore per poter fare questo tipo di processo. Quindi portandolo a un livello anche di condivisione diverso, perché possono essere poi tramite lo sviluppo del progetto importati in una piattaforma e messi in condivisione con gli altri partner. Quindi se prima si andava su un'attività verticale sulla realizzazione del singolo oggetto, ora si parla di una generalizzazione parametrica, diciamo, delle attività tecnologiche che facciamo nel nostro laboratorio. What is your specific role within the project? All'interno del progetto Diameter abbiamo un ruolo tecnico molto importante e anche molto sfidante. Ecco, quella è la parola che cercavo. È molto sfidante perché è in due momenti diversi del progetto. Nella prima fase, come accennavo prima, la nostra attività principalmente è quella di fornire parametri di processo ai nostri partner, perché questi parametri possano essere implementati nella piattaforma, elaborati, fatte delle simulazioni e più avanti poi nel progetto ci torneranno questi dati parametrici a noi, poterli utilizzare ottimizzati all'interno di due cosiddetti use case, cioè abbiamo due casi d'uso direttamente forniti da dei partner industriali. Andremo a fare delle riparazioni ottimizzate su uno stampo danneggiato e su una valvola industriale, usando peraltro dei materiali non convenzionali, quindi in un caso la ghisa, nell'altro caso un acciaio super duplex cosiddetto, quindi un acciaio particolare, che verranno depositati tramite appunto la macchina di additive manufacturing che ho alle mie spalle e che utilizza la tecnologia DED, quindi la tecnologia a deposizione diretta di metallo fuso tramite fusione laser. What excites you the most about the Diameter project? Partecipare a un progetto collaborativo a livello europeo è sempre una grande esperienza. Uno, perché ci si confronta con partner che vengono da paesi diversi, quindi si può avere non solo una possibilità di arricchire la propria conoscenza tecnica mettendosi in confronto con una comunità più ampia, ma anche avere la possibilità di lavorare su un progetto, diciamo, di ampio respiro, spesso con dei budget anche importanti, perché devono essere sufficienti per poter far lavorare un numero consistente di partner, e quindi molto spesso, come nel nostro caso, più di 15 partner a livello europeo da più paesi. Ma poi diventa anche un'esperienza professionale e umana molto, molto interessante. Abbiamo trovato all'interno della nostra cordata, diciamo, di partner un partner che avevamo già conosciuto per altre attività qui da noi, OSI Group, ma abbiamo conosciuto poi il coordinatore dell'Università di Sabanci, quindi un paese europeo ma che in realtà al limite dell'Europa, come la Turchia, che non è ancora pienamente integrata all'interno della comunità europea, quindi c'è anche un tema di allargamento dei confini, di possibilità di fare attività transnazionali, di conoscere persone e culture da altri paesi. Quindi anche se si parla di tecnologia molto spinta, anche se si parla di additive manufacturing, la cosa interessante nei progetti europei è proprio creare anche questo clima partecipativo, che poi permette anche alle persone, appunto, a ognuno dei partner di arricchirsi dal punto di vista sia tecnico che professionale che umano. In your opinion, what should Diameter achieve by the end of the project? Who should benefit from its outcomes, and how do you imagine these results being used in practice? I progetti europei, soprattutto negli ultimi anni, hanno diverse modalità di approccio. Un concetto molto importante è quello del Technology Readiness Level, del cosiddetto acronimo TRL. Questo è una specie di indicatore
di quanto siamo nella fase di ricerca di base rispetto a quanto siamo pronti per immettere i risultati della ricerca verso il mercato. Quando noi lavoriamo in progetti europei, sempre di più questo TRL si sposta e si amplia verso una forchetta che va vicina anche al mercato. Quindi, a seconda dell'attività che ogni partner fa all'interno del progetto, può passare da un TRL, ad esempio 6, a un TRL 8. Vuol dire che partiamo dalla sperimentazione pre-competitiva o fare della prototipazione fino ad arrivare a un qualcosa che comincia a diventare simile a un prototipo industriale. Quindi siamo sempre nel mondo della ricerca industriale, ma partiamo da un grado più vicino alla ricerca e arriviamo a un grado più vicino al mercato. Questo è il motivo per cui i progetti europei sono sempre più importanti per stimolare, diciamo, la possibilità di fare un cosiddetto risk assessment, cioè poter, tramite il finanziamento europeo, permettere ai partecipanti del consorzio di fare delle attività che non necessariamente hanno un ritorno dell'investimento immediato. E questo vale sempre di più e soprattutto per le aziende, perché chiaramente una università che deve fare ricerca nella sua mission o un centro come il nostro, che comunque è finanziato anche da capitale pubblico, che l'azienda Trentino Sviluppo è un in-house del governo provinciale nel nostro territorio trentino, nel nostro caso abbiamo comunque la necessità di tendere all'autofinanziamento, ma sicuramente con un altro spirito rispetto a quello magari di un'azienda che invece deve fare profitto. Allora, come può un'azienda che deve fare profitto immaginare di poter investire in una ricerca che magari non porterà dei frutti immediati o magari invece avrà dei risultati che nell'immediato saranno solo investimenti? È chiaro che all'interno di un progetto europeo questo rischio viene mitigato dal finanziamento. Ecco, quindi per rispondere alla domanda, diciamo, la cosa importante è lavorare con i partner, si hanno dei risultati per ognuno dei partner perché si aumenta la propria competenza e c'è la possibilità di beneficiare del finanziamento per poter fare le attività previste, ma soprattutto si dà una mano alla ricaduta e quindi all'impatto, che è sempre un indicatore sempre più importante sui progetti europei. L'impatto non è altro che un indicatore di quanto i risultati della ricerca vengono effettivamente scaricati sulla società civile. L'impatto può essere, per un progetto meno tecnologico, magari anche il fatto di fare dissemination, di andare a fare attività di trasferimento di conoscenza. Anche nel nostro caso, in un progetto come Diameter, ci sono dei work package, quindi delle attività specifiche che non vanno tanto a lavorare sulla parte tecnologica di sviluppo delle competenze, ma come meglio sia possibile disseminare, ovvero far arrivare i risultati delle nostre ricerche alla società civile, quindi alle aziende, agli stakeholder, ai portatori di interesse, agli studenti, a quelli che si stanno formando, alle generazioni del futuro. Quindi è molto importante e i risultati sono tanto più importanti quanto più sono eccellenti dal punto di vista della ricerca di base o della ricerca comunque applicata, quanto più questi possono essere effettivamente poi applicati all'interno delle aziende. Motivo per cui, come ho detto prima, nel nostro caso abbiamo una fase di produzione di parametri e poi abbiamo una fase di utilizzo dei parametri, nella fase finale del progetto, su 2 casi d'uso che sono direttamente portati dalle aziende partecipanti all'interno del consorzio. How do you imagine the future impact of Diameter on your organization or your sector? I risultati del progetto, soprattutto per la parte che ci compete, ovvero in estrema sintesi l'utilizzo dell'additive manufacturing combinato con altre tecnologie per poter fare riparazioni di oggetti ad alto valore aggiunto provenienti dall'industria, è un tema che in questo momento potrebbe aprire una nuova nicchia di mercato. Non esiste una tecnologia oggi che non sia una tecnologia prettamente manuale che permette di fare riparazioni, per esempio, di uno stampo danneggiato. Quello che stiamo facendo è cercare di ottimizzare questa procedura grazie all'utilizzo dell'additive manufacturing e ai macchinari e alle competenze che abbiamo a disposizione nel nostro laboratorio, ma diciamo l'obiettivo potrebbe essere anche quello di aprire proprio una nicchia di mercato che è la riparazione di oggetti industriali danneggiati tramite l'additive manufacturing, e questo potrebbe fuoriuscire dal nostro laboratorio e diventare, diciamo, un'attività che potrebbe essere presa in mano da uno spin-off o comunque da un'attività, da un operatore economico che potrebbe dare questo tipo di servizi diciamo, al mercato.
Quindi questo sarebbe ovviamente il massimo della valorizzazione dei nostri risultati della ricerca, perché avrebbe il massimo tipo di impatto sul mercato, cioè creare un'attività economica che non esisteva prima. Forse non arriveremo a questo punto con il progetto, forse ci arriveremo un po' più avanti, però sicuramente è un tassello per poter andare verso questa direzione.